Qui è impressionante. Nel panorama musicale moderno quasi tutte le produzioni vengono mixate e masterizzate interamente in the box, pertanto penso che inserire un hardware specifico all'interno della propria catena di mix bus possa essere la mossa giusta per dare quel tocco professionale. Tuttavia è difficile trovare una macchina che permetta di elaborare l'audio in una maniera piuttosto ampia, mantenendo comunque la musicalità. E in questo ci viene in aiuto Elysia con il nuovo X-Max, che non è semplicemente un compressore, ma è qualcosa di molto di più. Io sono Davide, sono musicista e sound designer e oggi andiamo a porre sotto la lente di ingrandimento questo prodotto di casa Elysia e vedere come si comporta con un po' di esempi audio e capire se poi vale la pena tenerlo in considerazione per il proprio setup oppure no. La gestione dei transienti secondo me è il banco di prova di ogni compressore e qui Elysia ha avuto un approccio semplice quanto efficace, fissando la soglia di attacco a 10 millisecondi. Come abbiamo visto, infatti, la macchina non possiede un potenziometro dedicato. E perché 10 millisecondi? Perché è una sorta di break-even point, ovvero è abbastanza lento da far passare tranquillamente i transienti, quindi senza rovinare l'attacco fondamentalmente del vostro materiale, ma è abbastanza veloce da poi elaborare correttamente e senza complicazioni tutto il materiale che poi potrebbe andare fuori controllo. E in questo l'X-Max si comporta veramente bene. Ma cosa succede se improvvisamente abbiamo un picco esagerato, fuori controllo, e che quindi i 10 millisecondi non siano sufficienti a contenere questo picco? Beh, in questo caso ci viene in aiuto la funzione auto fast, ovvero quando il compressore supera la soglia di 8 decibel di riduzione del guadagno, questi 10 millisecondi vengono bypassati e la macchina riduce automaticamente il tempo di attacco per gestire appunto quei picchi improvvisi che potrebbero degradare inevitabilmente il nostro materiale. Quindi, sebbene non ci sia una funzione attivabile da pannello per l'autofast, questo ci dimostra quanto Elysia abbia pensato, ragionato su questa macchina, creando proprio un prodotto estremamente efficace ed estremamente flessibile. L'Elysia X-Max non è un compressore normale, anche se si comporta o può comportarsi come un compressore VCA, poi vedremo come, ma è qualcosa di molto di più, è anche un equalizzatore e addirittura un clipper. Intanto possiamo dire che è un compressore completamente discreto a 3 vie. Cosa significa? Che il suono entra, viene suddiviso in mid e side e la parte mid viene ulteriormente suddivisa in low e mid. Questo ci garantisce un controllo completo. Da pannello abbiamo immediatamente i controlli di threshold per le singole bande low, mid, side, che è seguito poi da un crossover che è tarabile da 40 a 470 Hz e che serve a instradare nella banda low tutto il materiale audio, quindi tutte le frequenze al di sotto della soglia che io ho imposto, e quindi questo rende possibile gestire il low end in maniera molto efficace. Abbiamo poi un controllo unico per tutte e 3 le bande di rilascio che agisce appunto in maniera identica per low, mid e side. Abbiamo poi il vari link, che è un controllo estremamente interessante, perché se disattivato il compressore si comporta come un compressore multibanda, quindi come dicevo prima, dove è possibile gestire individualmente il low, il mid e il side, ma se è attivato è al 100% perché è un controllo a corsa continua, l'X-Max si comporta come un compressore VCA, quindi va a prendere come master la banda che ha una riduzione di guadagno maggiore e fa seguire le altre allo stesso modo. Abbiamo poi il pulsante di ingaggio e disingaggio, subito dopo abbiamo il controllo denominato punch it. Che cosa fa? Fa proprio quello che dice, cioè dà più punch
modificando quello che è il rapporto di compressione. Come lo fa? Di base, quando è disingaggiato, l'X-Max ha un rapporto di compressione estremamente morbido e docile, fissato a 1 a 1,45, che quindi permette insomma di essere estremamente delicato col materiale audio. Ma se abbiamo bisogno di un po' più di punch, schiacciando questo bottone succede che il rapporto di compressione cambia, diventando ben più aggressivo e che si adatta molto bene a materiali prevalentemente ritmici, ad esempio, anche se personalmente io non l'ho mai spento. Da quando l'ho attivato praticamente è difficile rinunciarvi, perché funziona veramente bene, andando a portare il rapporto di compressione a 1 a 2,55, quindi un rapporto di compressione ben più importante. Abbiamo poi il pulsante low mode che gestisce il low end, oltre che tutti i meter per ogni singola banda, compreso il clipper. Abbiamo i meter anche che ci segnalano la presenza di segnale nel mid e nel side, e arriviamo poi alla parte interessante, ovvero quella che io definisco equalizzatore, che in effetti è un vero e proprio equalizzatore, ma che in realtà è il recupero del guadagno. Abbiamo poi la parte shape, che racchiude un filtro shelf con un'escursione in meno più 8 decibel, che ci permette di schiarire magari le parti alte, oscurirle leggermente. È un controllo praticamente di tono, per arrivare poi alla parte di clipper, e su questo mi soffermerei un attimo. Sforare nel dominio digitale è veramente un attimo. E cosa succede? Il materiale viene irrimediabilmente compromesso, e Elisa, grazie a questo controllo, ci permette di evitare la distorsione, evitare che i nostri convertitori distorcano, applicando appunto quello che è un clipper a transistor. Cosa significa? Che si comporterà in una maniera diversa, ad esempio, da quello che è un brick wall, dove i picchi vengono letteralmente segati. Il comportamento in questo caso invece è più simile a una macchina a nastro, dove i picchi, anziché essere decapitati, vengono arrotondati, smussati, oltre che dare anche una saturazione, una leggera saturazione tipica appunto delle macchine a nastro, e questo qui è veramente un plus incredibile. E infine abbiamo il controllo appunto di livello per gestire il livello di uscita. Ma a questo punto andrei a sentire come si comporta con un po' di esempi, poi traiamo le nostre conclusioni e vedere se effettivamente vale la pena valutare un prodotto di questo tipo. Spoiler, secondo me assolutamente sì. That you could see what I see. You're so much stronger than what you think. No sleep, cause if you do, then you dream nightmares, but I'll be there for everything. Just think of me when your heart is racing, racing at the speed of light, and you feel like you got nowhere else to go. No, I hold you till the sun comes in the morning light. Yeah, I'll keep you safe, I'll never let you go. Qui è impressionante. You could see what I see. You're so much Laying on my bed, I'm staring at the ceiling, thinking about the last time that we talked. Please just leave my head, I'm trying to get some sleep, but all I see is you when I close my eyes. I'm trying to get your heart back, but I know if I try, it's just gonna be like the last time. Come potete sentire, abbiamo una tridimensionalità
maggiore, una intelligibilità della voce incredibile. Baby, I don't really know. I wanna love you, but I've been feeling so low. And tell me something, baby, I don't really know. You're getting closer now that I'm gone. Sentiamo adesso con la And I can get you out of drums. my head, can go on like this. I just need more of your taste, baby, one more kiss. I can get you out of my head, can go on like this. Me mata tu silencio, me matan tus palabras. How did we get to this? Ooh, ooh. How did we get Ma siamo arrivati alla domanda fatica: vale la pena valutare l'X-Max per il proprio studio? Beh, come vi ho detto prima, assolutamente sì. Io penso che sia una macchina strepitosa, che dà quel tocco in più, quella tridimensionalità in più e quella possibilità di intervenire in maniera estremamente musicale che difficilmente troverete in una macchina unica. A mio avviso, su questa fascia di prezzo non c'è nulla di lontanamente paragonabile. Tra l'altro Elysia produce questa macchina in 3 formati, sia in formato serie 500 che in formato Cube, che è praticamente il formato 500 inserito in un rack 500 dedicato, con alimentazione specifica eccetera, sia in formato rack 19 pollici. Quindi per tutti coloro che fossero interessati vi lascio il link in descrizione, così potete informarvi meglio. Io personalmente vi dico, l'ho acquistato, quindi perché ne sono veramente rimasto colpito. Non è un prodotto come tutti gli altri, è un prodotto a sé stante che ha proprio un suo perché, capito? Quindi una volta provato non sono riuscito più a staccarmi e siamo arrivati alla fine. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui, ringrazio tutti i ragazzi di Elysia, vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, a attivare la campanella delle notifiche, magari a commentare, o se avete anche qualche curiosità sarò felice di rispondervi. Detto questo, ci vediamo alla prossima recensione.